Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un argomento molto a cuore se siete utenti Apple, in particolare utenti iPhone. Perché? Perché una delle domande che più mi fate in direct su Instagram oppure qui sui social, su YouTube è: ma la mia batteria ha un problema? Perché il mio iPhone non dura più come prima? Devo cambiare la batteria? Come posso fare a capire se la batteria non funziona, ha un problema, è deteriorata, eccetera, eccetera? Prima di spiegarvi perché e come cambiare la batteria, devo prima farvi capire come e soprattutto se veramente la vostra batteria ha un problema. Quindi in questo video vi spiegherò tutto dalla A alla Z. Allora, partiamo col dire che Apple ha introdotto con i recenti aggiornamenti, ma parliamo da iOS 11.3 in poi, quindi dall'iPhone 6 fino agli iPhone attuali, una funzionalità molto utile. Basta dare delle impostazioni dell'iPhone. Batteria, stato della batteria. Qui potrete controllare tutto. Mi spiego meglio. In pratica, in questa schermata potete capire innanzitutto cosa sta facendo scaricare la vostra batteria, quindi tutte le applicazioni che hanno consumato energia, e soprattutto potrete osservare una voce molto interessante che si chiama capacità massima. La capacità massima è il valore che dovete tenere sotto controllo. Perché? Perché in via generale, diciamo, Apple ci fa sapere che una buona batteria è una batteria che ha una capacità massima di almeno l'80%. Questo 80% viene garantito solitamente da 500 cicli di ricarica. Cosa sono i cicli di ricarica delle batterie, ma soprattutto come si fa a capire quando un ciclo è stato completato e quando no? Allora ragazzi, capire quando avete completato un ciclo di ricarica è molto semplice e l'immagine in sovraimpressione ci aiuterà. Allora, le batterie al litio, che sono quelle che sono presenti anche negli iPhone, completano un ciclo ogni volta che consumate il 100% della batteria. Ma questo non significa che il 100% deriva necessariamente da un'unica ricarica. Infatti, se supponiamo per esempio di aver utilizzato il 75% della batteria durante la giornata e di averla ricaricata completamente alla sera, se il giorno dopo ne utilizzate il 25%, allora solo in quel momento avrete utilizzato il 100% della batteria. Quindi, come dire, in 2 giorni avete fatto solamente un ciclo di batteria. Più cicli completate, più la batteria del vostro iPhone si va a consumare. Però, come ho detto già prima, dopo 500 cicli c'è bisogno di preoccuparsi, prima no. Insomma, quando vedete un valore che è superiore all'80%, allora non dovete per forza di cose sostituire la batteria. Sotto questo valore, allora sì, vi consiglio di sostituirla. Un'altra cosa importante da sottolineare, sempre nella stessa schermata, alla voce prestazioni massime disponibili troverete un messaggio molto importante da parte del vostro iPhone a seconda delle situazioni o comunque della situazione in cui vi trovate. Quindi se le prestazioni sono ottime o ottimali, vi verrà appunto descritto dallo stesso iPhone con un messaggio che non vi dovete preoccupare, altrimenti potreste incombere in vari messaggi di errore. Io adesso ve li faccio scorrere qui velocemente uno dopo l'altro, non vi preoccupate se non riuscite a leggerli, perché vi lascio il link in descrizione del sito ufficiale di Apple, che è sempre aggiornato proprio per quanto riguarda la guida alle prestazioni della batteria, e qui troverete tutti i messaggi di errore relativi appunto alla vostra batteria e alle prestazioni. Solitamente sostituire una batteria ha un prezzo, giustamente, se non siete in garanzia, e questo prezzo oscilla dai 55 ai 75 euro. Io sempre qui in descrizione vi sto lasciando il link alla pagina ufficiale di Apple, dove potete trovare la tabella con tutti gli iPhone e il prezzo relativo alla sostituzione della batteria. Come sempre basta chiamare l'Apple Store più vicino, prendere un appuntamento, recarsi lì e lasciare il vostro iPhone per qualche ora, e solitamente nel giro di 2 ore, a volte massimo 3, riuscite ad avere un'altra volta il vostro dispositivo con la batteria dalle prestazioni massime e quindi al 100%. So che esistono delle applicazioni, dei programmi per avere informazioni ancora più complete sulla batteria e la capacità massima delle batterie degli iPhone. Potete anche utilizzare lo stesso Mac, se ne avete uno, collegando il vostro iPhone, usando la console, ci sono dei comandi per capire lo stato della batteria, però sono delle cose talmente tecniche che oramai non si utilizzano più, visto che Apple ha appunto introdotto questa funzionalità nei nuovi iPhone grazie agli aggiornamenti di iOS, e quindi tutto quello che vi serve per capire se la vostra batteria va sostituita o meno è ciò che vi ho detto in questo video. Io ragazzi non ho nient'altro da dirvi, se avete qualche domanda o qualche dubbio lasciate qui un commento e noi ci vediamo al prossimo filmato. Ciao!